Hai mai guardato il grafico di Bitcoin pensando, cavolo, sembra un gran casino eppure è così dannatamente prevedibile? Oppure ancora, ti sei mai chiesto se ci sia un modo, un modello, insomma qualcosa che ti permetta veramente di prevedere quelli che saranno i movimenti, di anticiparli? Bene, in questo video risponderò proprio a questa domanda, perché sì, una formula per anticipare il mercato c'è e come, ma non è quella che credi. Quindi no, in questo video non ti parlerò delle speranze e delle profezie da guru che si vedono qua su YouTube, ma ti parlerò di dati reali, perché ricordati, quando si parla di investimenti, la cosa più importante da comprendere è che tutto si basa su dati. Se tu hai i dati, hai le informazioni su cui basare poi tutto il resto. E in questo video ti darò esattamente la formula per prevedere, per anticipare il mercato. Attenzione, ripeto, non è quello che credi. Partiamo quindi con un grafico che ti voglio mostrare, un grafico che sicuramente conoscerai perché è un grafico che la maggior parte di investitori, soprattutto di trader, si ritrova ad avere dopo aver provato ad anticipare, a capire dove andranno i mercati. Il grafico è questo qui. Questo è un grafico che sicuramente avrai già visto. Perché hai già visto? Perché probabilmente potrebbe essere proprio il tuo grafico. Perché sì, parti con il tracciare una linea, tracciare qualche supporto qua, qualche resistenza là, poi inizia a tracciare magari qualche ritracciamento di Fibonacci su ogni singolo movimento, poi magari ci butti sopra qualche media, ci metti qualche gun qui e lì e poi alla fine ti ritrovi una complessa rete di linee che vanno qua e là, che si intersecano e non si capisce più un c***o. Questo è quello che succede là fuori quando si cerca di anticipare i mercati, ma le cose sono molto più semplici e su Bitcoin sono ancora più semplici rispetto ai mercati tradizionali, purché ancora una volta si hanno i dati giusti da guardare. Quindi Bitcoin è prevedibile oppure è un caos totale? Perché queste sono le due linee di pensiero. Ci sono quelli che dicono che è assolutamente prevedibile, quindi io posso prevedere con certezza assoluta i cicli, 500 giorni, c'è il crollo ogni 4 anni, bla 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 bla. Oppure ci sono quelli che pensano che sia impossibile prevedere e quindi comprano e basta. Dove sta la verità? La verità sta, come tante volte, nel mezzo. No, Bitcoin non è prevedibile. Ma come tu hai detto che è prevedibile all'inizio del video? Sì, ma ho detto anche attenzione, non è come pensi. Perché infatti è prevedibile da un certo punto di vista, ma ovviamente non è prevedibile da un altro. Perché ricordiamoci, non è un orologio svizzero Bitcoin. Bitcoin si muove dentro determinati spazi, in certi modi, ha un certo livello di prevedibilità, ma non puoi sapere domani esattamente a quanto sarà scambiato. Questo è molto importante da comprendere. Io qua ti mostrerò la formula esatta per anticipare il mercato, ma attenzione, farlo con strategia, farlo da imprenditore, gestendo quelli che sono i rischi, perché questa è la cosa più importante. Non ti dirò con questo modello tu domani saprai esattamente dove sarà Bitcoin, saprai esattamente quando crollerà e tutte queste robe qui. Queste robe qui lasciamole ai film di fantascienza oppure ai vari guru che ci sono là fuori. Noi concentriamoci sui dati. E quali sono questi dati? Sono sostanzialmente 3 tipologie di dati che vanno a costruire la nostra formula. E allora ti vado a mostrare quella che è la formula. L'ho suddivisa per semplicità in 3 componenti principali, 3 componenti che sono quelle che spingono poi avanti le auto. Qui tu immagina un'automobile, abbiamo il carburante, quindi la benzina, la base per far andare avanti quell'auto, che nel nostro caso è la liquidità globale. La liquidità è la parte più importante. Della liquidità analizzeremo ovviamente il Global Liquidity Index, il GLI, e poi il GRS, cioè il Global Risk Score. Quindi vedremo la liquidità e poi il livello di rischio associato. Abbiamo poi la seconda parte. Abbiamo il carburante, ora abbiamo benzina, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo partire. Per partire cosa faremo? Pigeremo sull'acceleratore. Quindi avremo l'acceleratore e il freno della nostra auto, quello che ci fa andare, poi ci spinge, fa bruciare il carburante per andare avanti e rallentare, aumentare la velocità. Qual è questo acceleratore freno dei movimenti? Su Bitcoin, è la leva finanziaria. E quindi vedremo il DRS, cioè il Derivative Risk Score. E infine il terzo punto, la valvola di sfogo. Nel momento in cui io pigio sull'acceleratore, da qualche parte ci sarà una valvola di sfogo. Qual è quella valvola di sfogo? È la redditività della rete, cioè l'NPRS o l'NUPL che andremo poi a vedere
anche in questo caso all'interno di questo video. Quindi come vedi abbiamo una formula, abbiamo dei dati, i dati essenziali, quelli più importanti in assoluto per andare a leggere dove andrà il mercato, quello che potrebbe con maggiore probabilità succedere sul mercato. Sono 3 componenti. Come vedi non ho parlato di medie mobili, non ho parlato di bande di Bollinger, non ho parlato di Fibonacci, non ho parlato di assolutamente nulla di tecnico, ho parlato solo di fondamenti, perché ciò che realmente importa sono i fondamentali quando si investe, quindi saper leggere i dati del mondo reale, di quello che succede là fuori. Non ci possiamo basare su linee tracciate a caso o grafici o indicatori che sono lagging, quindi che mostrano ciò che è stato in passato. No, io devo vedere ciò che potenzialmente potrebbe succedere, e per vedere ciò che potrebbe succedere potenzialmente devo avere dei dati da guardare che siano fondamentali. E questi sono le 3 componenti, le 3 parti della nostra formula magica che ci permettono di analizzare con molta più precisione, con molta più capacità e con molta più probabilità quelli che potrebbero essere i movimenti effettivi di Bitcoin. Detto ciò, quindi, mettiti comodo perché ora entriamo nel vivo. Ora andiamo a guardare uno per uno questi indicatori. Il primo abbiamo detto che è il carburante. La prima componente grande è il carburante. E quindi che cosa andremo a vedere nel nostro carburante? Abbiamo detto andremo a vedere la GLI, cioè il Global Liquidity Index. In altre parole, la liquidità. Che cos'è la liquidità? La liquidità è banalmente il denaro che circola sul mercato. Denaro che quindi c'è effettivamente là fuori, nell'economia globale. Quindi vuol dire il cash, il denaro fisico, contante, i depositi, i conti risparmio, i mutual funds e tutta un'altra serie di cose. Insomma, la liquidità, il denaro che c'è là fuori. Ora qui devo fare una nota importante perché molti commettono un errore, perché sì, si sa, e ne ho parlato anche in un video tra l'altro e in un articolo che ti lascio poi linkati qua sotto, vedere la liquidità è una cosa che ultimamente molti dicono di fare. Penso di essere stato un precursore, forse non ne ho idea, però è da sempre io guardo la liquidità quando mi devo posizionare su qualsiasi mercato perché voglio vedere l'andamento economico, cioè i dati fondamentali. Quei dati fondamentali sono arrivati anche qua sul mondo cripto e ultimamente vedo tantissimi che parlano di liquidità. Inizialmente qua almeno in Italia, quando parlavo di Bitcoin e liquidità, molti sgranavano un po' gli occhi cercando di capire che cavolo dicessi. Adesso vedo che invece molti utilizzano i grafici della liquidità, quindi questo è ottimo. Ho riscontrato però un errore, che moltissimi guardano la liquidità, l'M2, il famoso grafico M2, cioè della money supply, quindi di fatto la liquidità, però relativo agli Stati Uniti. Qui non guardano la money supply globale. Questa è una cosa molto importante che voglio sottolineare. Ed è un errore in realtà guardare solo quelli degli Stati Uniti. Perché? Perché è vero che i soldi che muovono gli Stati Uniti sono estremamente più ampi rispetto alla quantità poi di tutti gli altri stati, quindi la quantità di soldi che muovono tutti gli altri stati. Però c'è anche da dire una cosa, che Bitcoin non è un'azione americana. Bitcoin è un asset globale. E come tale io devo guardare come si muove la liquidità globale, non solo quella degli Stati Uniti, devo guardarla tutta. Ecco perché utilizzo il GLI, cioè il Global Liquidity Index, piuttosto che una banale M2 solo di un determinato mercato come quello degli USA. In particolare ti vado a mostrare qua siamo su Bitcoin Magazine Pro, ci sono veramente tantissimi indicatori gratuiti che ti semplificano estremamente il lavoro. Qui vediamo paragonata una Global Liquidity M2 con Bitcoin. Voglio solo farti vedere andando un po' giù, eccolo qua, questo è quello che noi prendiamo in considerazione. Questa Global M2 ha Federal Reserve, quindi Stati Uniti, la Banca Popolare Cinese, Cina, la Banca Centrale Europea, quella inglese, quella del Giappone, quella del Canada, quella russa e quella di Australia. Quindi qua abbiamo di fatto un indice della liquidità veramente globale, non solo degli Stati Uniti. E andandolo a paragonare a Bitcoin, penso che sia lampante la correlazione che c'è tra i due. Disegniamola. Quando vediamo crollare la liquidità, vediamo crollare Bitcoin. Quando vediamo salire la liquidità, vediamo salire Bitcoin. Questo in azzurro è la liquidità, questo in nero è il grafico di Bitcoin. Vediamo poi che storna, ed effettivamente storna, vediamo poi che sale e tac, sale, vediamo che poi c'è uno storno, sale. Quindi come puoi vedere la Global Liquidity
ci dà una chiara idea nella maggioranza dei casi di dove potrebbe andare il prezzo. Ma perché dico dove potrebbe andare il prezzo? Perché questo è un grafico aggiustato. Cosa vuol dire? Vuol dire che è stato scalato in avanti rispetto alla sua reale posizione di qualche mese. Perché? Perché devi sapere che la Global Liquidity, come ho detto in un video dedicato che ti invito a guardare, se ancora non l'hai visto guardalo, perché lì parlo nel dettaglio di come funziona la liquidità e perché sia così importante e perché dovresti tenere in considerazione ciò che sta succedendo ora, cioè guardare la liquidità che sta entrando sul mercato. La liquidità in realtà anticipa il mercato di un tot di tempo, generalmente tra i 60 e i 120 giorni, fai una media di 90 giorni. Cosa significa? Significa che quando si muove, qui è aggiustato di 90 giorni, vuol dire che è scalato in avanti il grafico della liquidità rispetto a quello di Bitcoin, però tendenzialmente quando la liquidità sale, circa 90 giorni dopo, è una media, ricorda, tra i 60 e i 120, quindi circa 90 giorni, il movimento che c'è stato viene riflesso sul grafico di Bitcoin. Quindi sì, tecnicamente potrebbe essere utilizzata per prevedere il mercato. Attenzione, nessuno però può prevedere i mercati, non è detto che sarà sempre così, è stato così fino ad oggi, non è detto che continuerà a essere così, anche se a livello logico, parliamoci chiaro, è naturale che quando aumenti la liquidità, quindi entrano in gioco dei soldi, entrano in gioco sul mercato dei soldi, cosa succede? Succede che tendenzialmente il prezzo delle cose sale e se il prezzo delle cose sale, sale anche il prezzo degli asset, soprattutto quelli a rischio, soprattutto quelli che possono rendere tanto, come per esempio proprio il nostro Bitcoin. Anche in questo caso ho fatto un video estremamente dettagliato in cui ho parlato di liquidità, ho parlato di come funzioni, cioè di quello che è il piano verso cui stiamo andando con la svalutazione del dollaro, che si porta poi con sé un aumento di liquidità e tutta un'altra serie di fattori che però non ti spoilerò, li troverai all'interno di quel video. Quindi questo era il primo fattore. Ovviamente noi non possiamo basarci solo su questo, dobbiamo andare a contestualizzare. Ecco perché ho inserito il GRS, cioè il Global Risk Score. Quindi sì, abbiamo visto che il Global Liquidity Index è correlato direttamente a Bitcoin. Quando la liquidità sale, Bitcoin sale, quando la liquidità scende, Bitcoin scende, ma attenzione, dobbiamo anche analizzare il rischio, cioè dove ci troviamo. Questa è una cosa importantissima perché quando si entra nel mondo degli investimenti tendenzialmente ci si pone questa domanda: quanto posso guadagnare con questo investimento? Ecco, tecnicamente un vero investitore la domanda che si pone è: qual è il rischio di questo investimento? Cioè che cosa rischio a posizionarmi in questo determinato asset in questo determinato momento, quindi faccio un calcolo, un'analisi del rischio e lo vado a paragonare poi a quello che è il potenziale ritorno. Prima guardo quanto posso rischiare, poi guardo qual è il potenziale ritorno. Quindi è un cambio di paradigma. Ecco perché io sì ti mostro la Global Liquidity, ma ti voglio mostrare anche il rischio, cioè andare a contestualizzare quella liquidità. Quindi io guardo la liquidità, la contrappongo a Bitcoin, ma poi vado a vedere il livello di rischio attuale sull'indice della liquidità globale paragonato a Bitcoin per capire effettivamente se questo sia un momento interessante per entrare o no, se siamo già alla fine del ciclo oppure no. Prima di vedere questo però dobbiamo fare una piccola precisazione, o meglio rispondere a una domanda: perché Bitcoin risponde così bene alla liquidità? Cioè perché Bitcoin quando la liquidità sale e la liquidità scende si muove così forte sia in una direzione che nell'altra? Beh, la risposta è semplice, data dalla sua scarsità. Ricordiamoci, Bitcoin è dominato da domanda e offerta, la legge di domanda e offerta, ed è un asset tendenzialmente considerato o che inizia a essere considerato come riserva di valore, cioè che riesce a proteggere il tuo portafoglio dall'inflazione, dallo svalutamento della valuta. Contemporaneamente è un asset estremamente scarso e quando gli asset sono estremamente scarsi è molto più facile che reagiscano alla liquidità, a impennate o crolli della liquidità globale. Quindi è un asset estremamente suscettibile a quella che è la liquidità. Aperta e chiusa parentesi. Arriviamo quindi alla parte del rischio. Abbiamo visto liquidità, vediamo il rischio. Per il rischio ci sono tantissimi indicatori che si possono analizzare, in particolare io utilizzo quello di Jamie Coutts, penso si pronunci così, non ho idea, che comunque fa un lavoro estremamente interessante a livello di analisi dei grafici, portando dati fondamentali piuttosto che la classica analisi tecnica. Quindi mi rifaccio molto alle sue analisi, soprattutto quelle relative
ai livelli di rischio. In particolare per quanto riguarda Bitcoin, contrapposto alla Global Liquidity, ci troviamo attualmente in zona neutrale, quello che è il livello 3 nei suoi grafici. I suoi grafici infatti vengono divisi in 5 livelli, quello centrale è il livello 3 che indica la zona di neutralità, quello 5 indica il livello massimo di allerta, quindi da lì potrebbe innescarsi un movimento contrario. Il livello 1 ovviamente è il livello di entra, compra ora o te ne pentirai, questo è il senso. Tendenzialmente sul livello Global Liquidity versus Bitcoin attualmente ci troviamo come soglia di rischio su una zona neutrale, quindi sì, c'è ancora spazio per ulteriore crescita e sì, c'è ancora spazio per posizionarsi. Arriviamo a questo punto alla seconda parte. La seconda parte è l'acceleratore, abbiamo detto, cioè i derivati. È molto importante analizzare i derivati, il mercato dei derivati. Qual è? Il mercato a leva, quindi futures, quindi quelli che fanno trading long, short con leve alte, portano inevitabilmente il mercato a muoversi in un certo modo. Secondo una stima, nel 2024 il 75% dei movimenti di prezzo di Bitcoin è stato guidato proprio dalle leve, è stato guidato proprio dai derivati. Perché i prezzi si muoverebbero in un modo relativamente normale se fossimo solo spot, comprando, vendendo spot. Ma quando ci aggiungiamo le leve sopra, lì andiamo ad aumentare esponenzialmente la volatilità ed ecco che quindi diventa importante analizzare l'acceleratore, quindi vedere il mercato dei derivati come sta andando. Molti guardano open interest e queste cose qui, a me piace invece guardare il rischio ancora una volta con uno dei grafici di Jamie Katz. Andiamo quindi a condividere questo grafico in modo da capire che cosa sta succedendo. Eccoci qua, questo è il nostro grafico. Come vedi abbiamo 5 livelli, da 1 a 5, sono tutti questi 5 livelli qua. Noi dobbiamo guardare il DRS, che è questo qui, quindi il Derivative Risk Score, quindi il rischio sui derivati, e il grafico di Bitcoin è ovviamente questo qua in bianco. Cosa possiamo vedere? Possiamo vedere che quando il rischio aumenta, tendenzialmente poi ci sono dei cali di prezzo. Quindi qua ad esempio, dove vediamo delle barre con rischio 4, vediamo che poi subito dopo c'è stato un crollo. Vediamo invece nelle zone di rischio basso, quindi tra 1 e 2, che c'è stato in realtà un apprezzamento e così via. Quindi quando si va nei livelli alti è facile che ci siano dei crolli, più o meno marcati, come puoi vedere possono essere più o meno marcati, dipende anche dalle posizioni che vengono aperte, se sono long, se sono short, se sono contro il movimento attuale o meno. Di fatto oggi dove ci troviamo? Ci troviamo a un livello 2. Qui ci troviamo ancora sotto il livello di neutralità che è dato dal livello 3, quindi siamo abbondantemente sotto, siamo sotto di un punto rispetto al livello di neutralità. Ciò significa che, secondo questo grafico, non ci sono leve importanti attualmente sul mercato che possano portare drasticamente ad un crollo, e questa è sicuramente un'ottima cosa. Quindi anche questo indicatore ci dice ok, il primo indicatore di rischio rispetto a Global Liquidity ci diceva siamo in una zona neutrale, quindi ci sta, potremmo ancora salire come prezzo su Bitcoin. Qui invece siamo sotto la zona neutrale, quindi siamo a un livello 2, quindi ancora non c'è quell'euforia, quella pazzia potenzialmente che arriva invece quando i mercati poi spingono fortemente. Quindi anche in questo caso siamo in una zona abbastanza tranquilla. Arriviamo a questo punto alla terza componente, cioè la valvola di sfogo. La valvola di sfogo è la psicologia degli investitori. Noi dobbiamo leggere la psicologia degli investitori e per farlo che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo basarci su, ancora una volta, dei dati. Quali dati? Noi non possiamo sapere esattamente che cosa uno stia pensando, cioè ora che tu sei lì davanti al grafico e vuoi comprare o vendere Bitcoin, io non posso sapere che cosa tu provi, però posso ipotizzarlo in base a che cosa? In base a quello che è il tuo livello di profitto. Infatti immagina di aver comprato per esempio qui, tu sei entrato qui, ora il prezzo ha fatto questo, ti trovi qui. Come ti sentirai tu qua? Sarai sicuramente a 1000, ti sentirai il re del mondo. Psicologicamente parlando dirai cacchio, sono forte, sono qua sopra, ho guadagnato un sacco di soldi. Attenzione però, quando uno guadagna un sacco di soldi a un certo punto però subentra la paura di perdere quei soldi. Quindi cosa succede? Succede che è molto più probabile che qua si inizi a vendere qualcosa. Quindi quando si è seduti su grossi profitti, tendenzialmente qualcosa la si inizia a portare
a casa, quindi si inizia a vendere e il prezzo inizia a scendere. A questo punto cosa succede? Che tutti gli altri che si sono posizionati magari sempre su questi livelli, a loro volta vedono che il prezzo inizia a scendere e dicono: ok, aspetta, inizio a vendere. No, aspetta, sta continuando a scendere. E tac, si innesca una gigante palla di neve che poi riporta di fatto i prezzi a crollare, a scendere, quindi si va, vendi e i prezzi crollano. Al contrario, quando si è in perdita, quindi ipotizziamo io sono qua, ho comprato qui, il prezzo ha fatto così e ora si trova qua, tendenzialmente cosa faccio? Vendo in perdita? No, aspetto che torni a salire un po' e poi vendo. Quindi vado a fare quello che ho fatto prima. Però in queste fasi tendenzialmente si aspetta. È vero che sul mercato molti fanno il contrario, comprano, il prezzo sale, poi li crolla contro e iniziano a vendere in perdita. Questo è vero. Però tendenzialmente quello che si fa è: compro, aspetto, il prezzo crolla, aspetto, a meno che non crolli drasticamente a loro paura, vendo, però tendenzialmente finché sono in perdita rimango, tendo a holdare Bitcoin finché non torna in profitto e a questo punto poi vendo, vado a incassare qualche profitto. Questo è il modo in cui ci si muove tradizionalmente. Ecco che io posso leggere la psicologia passando per che cosa? Passando per dei grafici come per esempio l'NUPL, cioè il Net Unrealized Profit Loss. Che cosa analizza questo grafico? Analizza appunto il profitto barra perdita non incassata, quindi di fatto mi dice: oh, guarda che le persone sono seduti su X di profitti, oppure guarda che la maggior parte di persone sono attualmente in perdita. Allora io so che se sono attualmente in perdita è facile che attenderanno che il prezzo continuerà a salire. Io so che se invece sono in profitto è facile che qualcuno a un certo punto incasserà i dindi. Quindi in questo caso che cosa vedo? In nero di nuovo il prezzo di Bitcoin, in azzurro vedo invece il Net Unrealized Profit Loss, cioè l'NUPL. Mi sta dicendo che siamo in un'area di fatto abbastanza vicino a quella di euforia, ma non così tanto, quindi siamo ancora in un'area abbastanza neutra dove sì, potremmo avere ulteriori cali, ma non sono esclusi ulteriori pump. Vediamo che tendenzialmente quando si sale in aree di forte profitto, quindi dove si è di fatto tutti in profitto, poi che cosa succede? Seguono i crolli, come puoi vedere qua. Questo è il prezzo in nero di Bitcoin, tac, tac e così via. In quest'area siamo ancora abbastanza tranquilli di fatto, quindi possiamo anche in questo caso dormire sonni tranquilli. Vado a mostrarti ora anche un secondo grafico che va a guardare in modo molto più specifico il livello di rischio rispetto ai long term holder, quindi quelli che stanno holdando di fatto Bitcoin, ed è un grafico che possiamo aggiungere a questo per capire effettivamente, avere una visione del livello di rischio, perché qui vediamo più o meno quanti sono seduti su profitti rispetto a quelli che hanno investito. Io voglio vedere però il livello di rischio ancora una volta, e ancora una volta utilizziamo un grafico di Jamie Katz. Vediamo a questo punto il risk score, quindi vediamo il livello di rischio. Come puoi vedere ci troviamo in una zona estremamente bassa, quindi ancora una volta abbondantemente in basso. Qui vediamo in arancione il prezzo di Bitcoin, il livello di rischio, quindi il punteggio di rischio sulla network profitability in azzurro. Come vediamo c'è stato il picco qua che poi ha segnato il crollo, il picco qua che poi ha segnato questo crollo, ma dove ci troviamo oggi? C'è stato anche questo picco qua che ha segnato quel giusto ritracciamento del 30% più o meno che abbiamo fatto su Bitcoin. Adesso ci troviamo in un livello neutro. È vero che negli anni abbiamo visto un risk score cadere, crollare, però è anche vero che abbiamo avuto un livello medio qui dove c'è stata un po' di crescita, esattamente come sta avvenendo in questo momento, e quindi è fattibile che da qua ci sia innanzitutto ancora uno slancio possibile. Quindi qua il livello di rischio può ancora salire abbondantemente, di conseguenza abbiamo ancora spazio per ulteriori pump. Visto questo, mettiamo tutto insieme, quindi andiamo a vedere tutti i fattori di rischio che abbiamo analizzato fino adesso, quello sulla liquidità, quello sulle leve e quello sulla psicologia, quindi il net unrealized profit loss. Andiamoli a mettere insieme, quindi vediamo il rischio globale a quanto ammonta. Ancora una volta per farlo utilizzeremo un grafico di Jamie Katz. Eccolo qui, abbiamo quindi il GRS, il rischio sulla global liquidity, il DRS, il rischio sui derivati, e l'NPRS, il rischio sul net unrealized profit loss. Messi insieme qua sotto vediamo tutti i vari livelli. Possiamo notare che di nuovo soglia di rischio tra 1 e 5,
ci troviamo per il GRS, abbiamo detto, su 3, quindi il primo è un livello 3, cioè un livello neutrale. Abbiamo il secondo, il DRS a un livello 2, quindi sotto il livello neutrale, e poi abbiamo l'NPRS a un livello 3, anche lui a un livello neutrale. Quindi viene fuori una media di un 2,6 e un 2,7, cioè ci troviamo in una zona di fatto neutrale. E quando siamo in zona neutrale, ciò che succede tendenzialmente che cos'è? E che poi i prezzi continuino effettivamente a salire. Storicamente, quando ci siamo trovati in zone di questo tipo, i risultati sono stati poi eclatanti. Abbiamo visto in 30 giorni un aumento medio di un 11% su Bitcoin, nell'arco di 90 giorni un aumento medio del 45% su Bitcoin e nell'arco di 180 giorni un aumento del 96%. Quindi stiamo parlando di aumenti importanti che sono scaturiti in passato proprio in fasi come queste, che ora potrebbero dirci qualcosa sul mercato. Ci potrebbero dire: guarda che ancora potremmo non essere in bear market perché c'è stato qualche ritracciamento qua e là, o perché non siamo ancora in mega pump, massimi dopo massimi e cose varie. Tendenzialmente quello che ci dice il livello di rischio ora è: ok, siamo in rischio moderato, possiamo ancora entrare, c'è ancora spazio per posizionarsi. Come si usano questi segnali che ti ho mostrato? Quindi come si usa, come si impacchetta tutto quello che ti sto mostrando, quindi questa formula, queste 3 componenti. Una volta che abbiamo il dato dobbiamo utilizzarle. Quindi abbiamo il dato, utilizziamolo. Come? Prima cosa, dobbiamo comprendere che non dobbiamo cercare di prevedere il mercato, ma dobbiamo imparare a posizionarci. Cioè chi investe seriamente si posiziona sul mercato, non cerca di prevederlo, non cerca di dire ecco il prezzo andrà lì perché c'è stato l'incrocio delle medie o siamo nel livello basso delle bande di Bollinger, quindi poi rimbalzerà verso l'alto, o ancora ci troviamo sul livello di ritracciamento di Fibonacci particolare che ci porterà to the moon e cavolate varie. No, assolutamente no. Qui si tratta di posizionarci. Ora che tu hai visto questi indicatori, non devi dire ok, siamo a livello neutrale, compro. No, devi inserire questi dati all'interno di una strategia. Ecco perché ti ho detto: è possibile anticipare il mercato? Sì, ma attenzione, non è quello che pensi. Cioè quello che io ti ho mostrato non lo dovrai utilizzare per prevedere il mercato, ma lo dovrai utilizzare con una solida strategia di posizionamento su Bitcoin. Strategia che io ora ti mostro. E ti spiego quindi quello che faccio io, cioè come io leggo questi dati e come mi comporto di conseguenza. Quindi, ancora una volta, se ti sei posto domande come: aspetto il prossimo calo per comprare? Oppure vendo ora che ho fatto un più 50%? Oppure quando parte la prossima bull run? Quando andremo in bear market? Ecco, tutte queste domande qui sono tipiche di chi cerca di prevedere i mercati. Chi invece si posiziona sui mercati non si chiede questo, si chiede: qual è la mia probabilità di successo in questo investimento e qual è il mio livello di rischio? Cioè, nella mia strategia, che cosa sto rischiando e che cosa posso potenzialmente ottenere? Quindi sto rischiando che cosa per ottenere che cosa? Ti faccio un esempio pratico per capire meglio come si potrebbe utilizzare questi dati che ti ho mostrato. 2017, Bitcoin passò da 1.000 a $20.000, facendo una delle bull run più epiche della storia. Intorno a quota 5.000 molti investitori erano già su dei bei profitti, seduti su buoni profitti, cioè parliamo da 1.000 a 5.000, c'è un 5 per, cacchio, sono dei bei profitti. Molti segnali di quelli tradizionali dicevano che la situazione era surriscaldata, quindi ci poteva essere da lì a breve un crollo, e quindi molti che cosa fecero? Portarono a casa profitti, quindi vendettero, e attenzione, su questo non c'è assolutamente nulla di male, purché si sappia qual è la strategia, quali sono gli obiettivi, come mi muovo nella mia strategia. Però al netto di questo molti dissero ok, ci sono già dei bei profitti, portiamoceli a casa, quindi preleviamo, togliamo, via, vendi. Poi quando ritornerà giù il prezzo ricomprerò. Ok, l'idea era battere il mercato. Quindi io ho comprato a 1.000, il prezzo è salito a 5.000, ora vendo qualcosa e poi rientro a mercato quando scende, ritornerà magari a 1.000, ritornerà a 2.000, ricompro e poi si riparte, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il classico timing del mercato, cercare di battere il mercato, muoversi in modo più furbo del mercato. Cosa è successo? In realtà la storia ci insegna che Bitcoin invece si fece una bella sparata diretta verso i 20.000. Quindi tutte queste persone qui che aspettavano di comprare più in basso rimasero tagliate fuori. E anzi entrarono poi in corsa. Alcuni entrarono a 20.000 cercando di riuscire a sfruttare
l'onda perché, cavolo, arriverà a 100.000 questa volta. E invece poi crollò. Quindi molti vendettero troppo in anticipo e non rientrarono più. Altri invece vendettero e poi, quando il prezzo videro che non scendeva e saliva, rientrarono a un prezzo maggiore per poi uscire magari in perdita. Insomma, un gran casino, e questo è quello che succede quando si cerca di prevedere il mercato. Ora qui invece noi stiamo parlando di livelli di rischi, di soglie di rischio, stiamo parlando di analisi dei dati e posizionamento intelligente tramite che cosa? Allocazioni. La parola d'ordine quando si investe è allocazione scalare, allocazione ponderata a rischio. Quello che faccio io è proprio posizionarmi in modo ponderato a rischio e soprattutto scalare. Quindi come lo faccio? Molto semplice. Entra a scalare, esci scalare. Tieni a mente questo. Esci se proprio devi uscire. Perché io per esempio su Bitcoin sono un holder. Io mi sto posizionando su Bitcoin con un range molto ampio. Quindi sto parlando di un orizzonte temporale che supera i 10 anni, 20 anni, 30 anni. Stiamo parlando di un orizzonte temporale estremamente elevato. Io mi sto posizionando in questo modo su Bitcoin perché credo che entro il 2030 Bitcoin possa raggiungere $1 milione. Questa è una mia supposizione, non vuol dire che sia così, non devi seguire quello che ti sto dicendo, è una mia supposizione basata sull'analisi di tutta una serie di dati, statistiche e previsioni, o meglio, indici di probabilità che mi permettono di supporre che questo potrebbe essere un target sensato al netto di tutta una serie di problematiche. Quindi questo è il mio target. Puntato questo target, sono andato a posizionarmi ovviamente un livello di rischio. Quindi quanto sono disposto a rischiare del mio capitale per raggiungere questo obiettivo? Tac, una volta impostato, mi metto in gioco. Quindi compro e basta, da un lato. Una piccola percentuale di Bitcoin che compro invece la vendo per giocare sul prezzo, quindi comprare alto, vendere basso, queste solite cosine qua, seguendo però sempre quelli che sono gli indicatori. Quindi che cosa faccio? Allora, abbiamo visto il GRS, il DRS e l'NPRS, quindi vari livelli di rischio, quello sulla liquidità, sui derivati e sul net profit. A questo punto mi basta guardare i livelli, quindi guardo la liquidità, punto. Compro, accumulo Bitcoin, valuto, pondero l'acquisto a seconda di dove ci troviamo all'interno del ciclo, più in che livello di rischio, in che fasce di rischio. Esempio, se la somma di questi qua, quindi tutti questi indicatori, hanno una media che va tra 1 e 2, cosa faccio? Faccio un buy aggressivo, quindi compro aggressivamente, entro pesante, perché siamo in un livello probabilisticamente parlando basso di rischio, e se ci troviamo all'inizio per esempio di un ciclo, c'è stato il bear market, magari Bitcoin è già sceso di un 60%, un 50%, vedo questi livelli, ok, allora inizio a programmare dei piani di accumulo più aggressivi. Viceversa, siamo in un livello compreso tra 3 e 4, che cosa faccio? Continuo a comprare ma più leggero, quindi vado molto più leggero, riduco la taglia, compro giusto qualcosina ancora lungo il percorso per giovare di quello che è il movimento in atto. Siamo a livello 5, cosa faccio? Non compro, mi fermo, pausa, stop, metto in pausa l'acquisto. In questo caso, se ho il portafoglio speculativo, vado a vendere qualcosa, quindi inizio a dampare qualcosa, però tendenzialmente in questo caso smetto solo di comprare. Poi il prezzo fa il suo, inizia a crollare, inizia a fare le sue cose, inizia a ridursi questo indicatore, tac, ecco che inizio prima a comprare più leggero, poi quando ci troviamo in una situazione più importante, boom, buy aggressivo e mi preparo per l'onda successiva. Il gioco qui qual è? Non è quello di compro qui, vendo qui. Perché? Perché Bitcoin è questo. Il denaro fa questo, Bitcoin fa questo. Attualmente, ovviamente in futuro nessuno sa che cosa potrebbe succedere, però tendenzialmente questo è quello che fa Bitcoin, questo è quello che fa il denaro. Ecco, io voglio accumulare asset, non accumulare denaro. E comprare qui e rivendere qui significa che io voglio più denaro, ma io non voglio più denaro. Io voglio più asset, più Bitcoin, più terreni, più immobili, più azioni. Io voglio asset, non voglio denaro. Il denaro lo uso per comprare questi asset. E questo è lo switch mentale che bisogna fare. Allora io che cosa faccio? Compro, vendo? Sì, lo faccio per speculare in modo da poter ricomprare, parcheggiare liquidità, ricomprare e poi muovermi, eccetera, eccetera, a salire. Però tendenzialmente il gioco qua qual è? Bitcoin sale? Perfetto, io compro, vado via via a ridurre. Arriviamo per esempio qua a livello 5, questo è il livello 1 di rischio.
il prezzo inizia a crollare. Sono fermo, non sto facendo niente. Crolla, magari arriva qui. Il livello di rischio siamo tra 1 e 2, oppure 3-4. Qua inizio a ricomprare in modo meno aggressivo, quindi in modo calmo, tranquillo, perché qua siamo sui vari livelli. Anzi, disegniamo bene sto grafico. Facciamo 5, 4, 3, 2, 1. Partiamo. Tac. Facciamo finta che vada così. Io qua compro, qui aggressivo. Poi qui compro, poco. Mettiamo la P di poco. Qui mi stoppo, mi fermo. Poi magari il prezzo sale ancora, va bene, fantastico. Poi crolla. Cosa succede? Rientriamo in questo range, ok, ricomincia a comprare poco. Quindi poco. Poi arriva magari in questo range. Qui siamo di nuovo a tanto. Quindi di nuovo vado in aggressivo. Poi il prezzo magari fa così. Quindi qua continuo a comprare un po' poco, un po' aggressivo, poi vedo che gira, ok? E vado a fare questo, vado a seguire cercando di comprare, accumulare di più di quell'asset quando i prezzi sono scontati di fatto, perché il mio obiettivo non è compro, vendo, ma è detengo. Io voglio accumulare ad un prezzo medio sensato un asset che sta tendendo a salire. Questo è il mio obiettivo e questo è il modo in cui mi vado a posizionare, andando quindi ad aumentare o ridurre la mia quantità, la mia esposizione. Cioè quando la probabilità di rialzo che mi esce guardando i vari livelli di rischio è tra un 50 e un 90%, come potrebbe tra l'altro essere in queste situazioni, quindi nel momento attuale, posso essere più aggressivo. Viceversa, se è solo un 10%, magari non sarò aggressivo, sarò molto più cauto, sarò leggero, mi posizionerò in modo leggero. Quindi a seconda di dove mi trovo e qual è la probabilità di rialzo da un determinato punto, vado a espormi in un certo modo piuttosto che un altro. Cioè smettiamo di inseguire Bitcoin, ti fa il 20% in 2 settimane e tutte come capre entrano e iniziano a comprare perché arriviamo il to the moon. Ok, no, non è questo quello che devi fare, non devi seguire il prezzo. Devi creare strategie che ti permettano di posizionarti in anticipo rispetto il prezzo, rispetto ai movimenti, e posizionarti con una strategia. Ti serve una strategia, ti servono i dati e quelli che ti ho mostrato qua sono estremamente forti nel mostrarti quella che è la situazione attuale e potenzialmente che si sta sviluppando da qui a breve, in futuro, ma una volta che hai dati devi anche gestirli, quindi ti serve una strategia. E una strategia sensata è quella di allocazione ponderata e scalare del capitale, che è quello che ti ho mostrato qui. Qui non inseguire il prezzo, non è che quando sali io vado, lo seguo così traggo il massimo, no, posizionati in anticipo. E per posizionarti in anticipo, cioè comprare quando gli altri stanno svendendo, comprare quando il mercato è fermo, quando nessuno se lo caga, è lì che devi posizionarti aggressivamente. Poi ti posizioni gradualmente scalando man mano che il prezzo sale e seguendo quelli che sono i livelli di rischio. Però tendenzialmente quello che dovresti fare è posizionarti, non inseguire il prezzo. Cosa fare quindi? Smetti di cercare il prossimo progetto da 100x e inizi a costruirti invece una strategia pratica per affrontare il mercato. Inizia a posizionarti leggendo i dati che servono, e qua sotto nella descrizione ti lascio tutto quello che ti serve sapere, quindi tutti i dati base, liquidità, tutto quello che veramente ti serve per posizionarti sul mercato, e ti lascio anche la mia newsletter gratuita. E come ho detto gratuita, ogni settimana ti invio le mie analisi, studi, tutorial, quindi tutto quello che ti serve per poterti posizionare con profitto su questo mercato. Ti lascio tutto qua sotto. Mi raccomando, inizia a posizionarti con logica, inizia a posizionarti con strategia, ed è così che veramente farai profitto. Ti ringrazio per essere stato qui con me. Per qualsiasi domanda, dubbio, scrivimi qua sotto nei commenti. Un abbraccio grande e ci vediamo nel prossimo video.